Ehi là ragazzi, benvenuti a un nuovo video sul canale di Triber. In questo video finalmente vedremo la parte 2 dell'intervista a Claudio Arbucci. Senza perdere altro tempo, anche perché la seconda parte dell'intervista è risultata un pochino più lunga della prima, vi lascio appunto all'intervista. Ok, e adesso Claudio volevo chiederti che cosa consiglieresti a qualcuno che sta iniziando oggi su Triber? Allora, come primo consiglio, fiondatevi sulla University, quindi Università del Triber, e sui corsi, perché come ho detto prima non c'era tutto questo materiale formativo quando mi sono iscritta io nel 2019, quindi avrei tanto voluto avere tutte queste informazioni a disposizione perché sono fondamentali per iniziare. Oltre a questo consiglierei anche di non demordere, quindi se si incontrano delle difficoltà nella lettura del manuale, nello svolgimento di una campagna, non abbandonate tutto, perché veramente ne vale la pena. Alla fine ci sono proprio delle figure che sono lì proprio per aiutarvi, i Triber Leader, quindi contattateli, chiedete qualsiasi informazione, risolvete i vostri dubbi, perché così iniziate a fare pratica, prendete dimestichezza con questo mondo e veramente sono poi soddisfazioni. Ok, e invece che cosa consiglieresti a chi vuole seguire la tua strada come appunto una persona che poi si occupa di quality assurance per una certa applicazione, per esempio? In questo caso direi di concentrarsi sulle campagne di tipo funzionale, quindi una formazione del genere, approfondire le varie tipologie di bug, la severity, come si scrive un bug. Ovviamente poi andando a lavorare magari per un cliente, lì ci sono dei criteri diversi da rispettare, dei software diversi magari da utilizzare, come è successo a me, però sono tutte cose che si imparano con un po' di formazione e un po' di pratica. L'importante è esercitarsi a trovare tanti bug e chiedere tante informazioni ai Triber Leader che possono comunque essere veramente d'aiuto. Ok, è giunto ora il momento di un'altra domanda scomoda. Che cosa vorresti cambiare nella piattaforma di Triber? Perché dopo tutto ancora la usi, quindi sei una di noi, però che cosa cambieresti e che cosa invece terresti uguale? Quindi insomma, in un certo senso, quali sono i lati negativi secondo te? Allora, mi odieranno, ma quando c'è stato il rebranding ho iniziato a rompere le scatole perché non amavo molto la scelta dei colori, mi odierà tutto il reparto di design eccetera, però ecco, passare diciamo da quel verde, blu, insomma quei bei colori al grigio mi è sembrato un po' tra virgolette triste, ma veramente è una piccolezza, perché poi alla fine mi hanno anche spiegato giustamente nella mia ignoranza che il grigio comunque per tante ore che uno sta al computer non affatica gli occhi rispetto magari a dei colori un po' più accesi, diciamo così. Però ecco, se si può magari mettere qualche colore in più sarebbe anche più carino, uno entra in piattaforma. Quindi stai parlando dei colori comunque della piattaforma, non diciamo di quelli che usiamo come comunicazione? No, infatti quelli social. sono carinissimi, anche i gradienti, poi vado pazza per i gradienti, quindi questi mi piacciono tanto, però ecco, intendo proprio la dashboard, quando uno entra a primo impatto a vedere un po' quel grigio, quei pochi colori, mi mette un po' di tristezza, ma veramente è una cavolata questa. Le cose più importanti che cambierei forse sono sicuramente i filtri per quanto riguarda la University, perché attualmente non funzionano benissimo, quindi ecco, anche la ricerca di un articolo che comunque è importante su un determinato argomento deve funzionare tutto bene, quindi ecco, lavorerei un attimo sui filtri e anche sulla categorizzazione delle campagne, dei progetti in generale, quindi entrare in dashboard e vedere subito a primo impatto la differenziazione delle campagne tra quelle challenge, le remunerate, i progetti speciali, insomma vedere subito la categorizzazione. Quindi lavorerei in generale sui filtri, anche sui filtri per tipologia di bug. Per esempio, se io voglio andare a vedere quanti bug di tipo usability ho trovato, io vado nei miei bug e vorrei poter filtrare anche per tipologia di bug oltre che per campagna, i filtri in generale. Ok, sono sicuro che con questi consigli il reparto dei developer si metterà subito al lavoro. Oh mio Dio, non lo so, vedremo. Ok, adesso volevo farti una serie di domande riguardanti il futuro. Comunque tu hai avuto una storia molto interessante sia con Triber e poi appunto con il tuo passaggio alla Communication Squad e poi con il tuo passaggio ancora come appunto Quality Assurance per Buddybank. Dove ti vedi da un anno a questa parte, a 5 anni a questa parte e a 10 anni a questa parte? Sarai ancora a lavorare per Buddybank e a testare per Triber, oppure punti a qualcosa di più in alto, oppure magari non lo sai? Allora, diciamo che sono una di quelle persone che non sanno che cosa faranno domani e il giorno successivo ancora, quindi non saprei cosa rispondere. Forse in realtà già aver raggiunto questo traguardo per me è immensamente gratificante, perché sono partita che mi dicevano appunto tutte queste ore che passi al computer, ma che stai facendo? oppure vabbè, hai aperto la partita IVA. stai perdendo tempo con la partita IVA. Insomma, queste
sì, però non ho mai smesso di crederci, e quindi già solo questo traguardo per me è veramente tanto importante. In realtà è come se mi trovassi nel posto giusto, nel senso mi sento bene qui e quindi mi piace tanto quello che faccio. Sicuramente mi piacerebbe anche acquisire nuove competenze, quindi è una cosa che mi caratterizza, quindi mi piace tanto sperimentare, imparare cose nuove e poi quindi metterle in pratica. Mi auguro di imparare qualcosa di nuovo, di poterlo mettere in pratica e quindi sicuramente poi anche di sentirmi più gratificata dal punto di vista economico e proprio anche di esperienza lavorativa, sempre in full remote. Ok, tra le ultime domande volevo chiederti, raccontaci anche un pochino delle difficoltà che hai avuto durante il tuo percorso, se ne hai avute, e in generale come le hai affrontate. Difficoltà grosse no, forse il fatto di dover trovare il coraggio di entrare in un mondo che non era mio, nel senso che ho sempre avuto la passione per il mondo informatico, però non avevo mai testato in vita mia, quindi era una cosa nuova al 100%, però alla fine, ecco, leggendo il materiale presente in piattaforma, alla fine tutte le difficoltà sono svanite. Poi per carità c'è anche chi non è portato, si scoccia, e l'ho sperimentato, nel senso che ho spesso invitato magari alcuni miei amici a iscriversi alla piattaforma, però poi alla fine magari ricevevo risposte del tipo però il manuale è lungo, però c'è tanto da leggere, no, non mi sento portato, no, devo poi caricare anche i video. Insomma, tutta una serie di ostacoli piuttosto che soluzioni ai problemi, e quindi da là poi ho capito che effettivamente è anche giusto così, nel senso che ci sono persone che sono portate, che magari sono appassionate di questo mondo, comunque si entusiasmano nel fare queste cose, nel testare, altre che magari invece si annoiano e semplicemente preferiscono altro, cioè insomma ci sta. Forse queste sono le difficoltà che hanno potuto incontrare gli altri, o comunque persone che non sono poi fortemente appassionate a questo mondo, perché se sei poi appassionato alla fine le difficoltà si superano sempre con l'impegno. Nel mio caso è stato così, quindi penso sia così un po' per tutti. Ok ragazzi, grazie mille a Claudia per aver accettato ancora una volta di partecipare a questa intervista. Io spero che a voi sia piaciuta e che vi sia risultata interessante, come anche la prima, ma soprattutto spero che vi abbia portato qualche informazione in più sul percorso che ha fatto Claudia per diventare appunto una software quality assurance. Detto questo ragazzi, il video di questa settimana finisce qua. Se volete vedere la parte 1 perché magari non l'avete vista prima, io ve la lascio qui, e invece noi ci vediamo la settimana prossima in un nuovo video.